Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a fare l'unboxing del Nirio One. Nirio One è un braccio robotico antropomorfo che ho deciso di comprare perché per lavoro mi occupo di automazione e robotica. In realtà mi occupo molto più spesso di automazione, impianti di automazione piuttosto che di robotica vera e propria. Ho deciso di ricrearmi a casa mia o in ufficio, comunque una cella didattica in cui ci fosse un pannellino HMI, un PLC e un braccio robotico antropomorfo che mi consentisse così di andare ad interfacciare il PLC con il braccio e il pannellino e poter realizzare delle simulazioni di realtà produttive o di una simulazione anche a mio piacere. Per questo ho deciso di comprare un PLC Siemens della serie S7002, un pannellino HMI, un KTP 400 Basic e questo Nirio One. Come mai la scelta è ricaduta sul Nirio One? Innanzitutto avevo inizialmente l'idea di stamparlo in 3D io stesso e comprare solamente i componenti che non potevo realizzare a casa mia, quindi tutta la parte di cuscinetti, viteria, bulloni e tutta l'elettronica. Cercando sul sito Nirio One avevo trovato il kit che faceva per me, ovvero il kit maker, che contiene tutta quanta la parte elettronica, essenzialmente esclusi i cuscinetti e la viteria, e che comunque ci dà un'ottima base per cominciare nella costruzione del nostro robot. In realtà erano già 2 anni che pensavo di realizzare un braccio robotico antropomorfo da stampare in 3D. Non sono mai riuscito nell'impresa semplicemente perché non ho molto tempo libero a disposizione e questo non mi consentiva di rimettere insieme tutte le idee, stampare tutti i pezzi con calma, e poi tanti progetti che si trovano online mi lasciavano un po' titubante, in quanto dai video che vedevo in giro non mi sembrava avessero una precisione o una fluidità nei movimenti neanche paragonabile a quella di un robot industriale. Nel momento in cui mi sono imbattuto in Nirio One ho scoperto che era dotato comunque di un sistema di controllo ad anello chiuso che gli consentiva di avere dei movimenti fluidi e un'ottima precisione. Ho iniziato a fare un pensierino a questo progetto. Ho deciso così di comprare il kit maker e di iniziare a stamparmi il robot. Nel momento in cui ho comprato il kit maker c'è stato un problema con il corriere che ha sbagliato e mi ha recapitato il pacco di un altro cliente e quindi mi è arrivato a casa mia il kit full. Ho avvisato la casa Nirio One dell'errore e mi hanno informato che potevo tenere tranquillamente il kit, e per ringraziarli ho così deciso di realizzare questo video di unboxing. Nel momento in cui ho proposto loro quest'idea di realizzare questo video mi hanno anche fornito un codice sconto che trovate in descrizione, è valido sull'acquisto di tutti i kit che vendono sul loro sito. Vi consiglio di darci un'occhiata perché troverete un kit completamente assemblato, un kit, il full kit, che è come questo qui, che contiene quindi tutta l'elettronica, tutte le parti meccaniche, viteria, bulloni, cuscinetti eccetera, e anche tutti i pezzi stampati in 3D. C'è anche, come vi dicevo, il kit maker che contiene tutta la parte di elettronica, alcune parti di meccanica. Essenzialmente quello che manca sono le parti stampate in 3D e gran parte della viteria e dei cuscinetti. Navigando un po' sul sito internet di nirio.com troverete comunque il link in descrizione, avrete la possibilità di scoprire comunque tutte le caratteristiche di questo robot. Vedrete che c'è già una grandissima mole di documentazione veramente ben fatta, sia per l'assemblaggio, per la programmazione, per l'avvicinamento appunto all'utilizzo di questo prodotto. Troverete inoltre online gli STL completamente gratuiti che potrete scaricare e eventualmente iniziare anche a stamparlo a casa vostra. Nel momento in cui avrete finito di stamparlo, se vi convince, potrete eventualmente comprare il kit maker e dopodiché assemblarlo. Se avete bisogno di consigli su come stampare i pezzi, su come impostare eventualmente lo slicer per realizzare i pezzi in 3D, scrivetemelo nei commenti e magari dedicherò un piccolo video a come impostare lo slicer per i vari componenti del Nirio One. Ora basta chiacchiere e procediamo con l'unboxing.
Dopo aver eliminato tutto il polistirolo andiamo a vedere cosa c'era nel primo scompartimento, anzi quasi tutto il polistirolo. Andiamo a vedere cosa c'era nel primo scompartimento. Questo è, dai video che ho visto, la pompettina che ci consente di realizzare il vuoto per la ventosa che sarà montata sulla testa del mio robot. Questi sono essenzialmente le parti fondamentali. Questa è la base. Diciamo che la qualità delle stampe non è veramente eccelsa, cioè ho visto stampe sicuramente migliori. Credo che questo componente sia stato stampato in questo modo ed è la cosa anche più logica, ma qui i supporti non hanno lavorato proprio benissimo. Diciamo che ha delle imperfezioni abbastanza evidenti, ecco. Questo componente invece mi sembra ben fatto, anche questo mi sembra molto buono, anche per questo. Essenzialmente sono componenti, alcuni molto semplici da stampare, tipo questo non è molto complesso e infatti è venuto abbastanza decentemente. Altri come questo è effettivamente abbastanza complicato ottenere dei buoni risultati. Nel fondo della scatola troviamo tutta la parte di elettronica. Troviamo un foglio illustrativo sul primo utilizzo, ok, questo è essenzialmente il mio braccio robotico. Ho trovato all'interno della scatola qualche piccola minuteria che sarà uscita dalle buste. Adesso vedremo dove si trovava. Questi sono i tubicini d'alluminio che andranno a congiungere essenzialmente, oh, c'era un'altra vite, andranno a congiungere i vari assi, quindi suppongo che vada così, così, eccolo, ci sto, è lui, sì. Non lo so, li ho connessi a caso, comunque avete capito l'utilizzo. Vedremo poi nel montaggio di preciso come vanno. Qui c'è un altro, è uguale. E troviamo i motori. Ecco, questo è un motorino stepper, NEMA 17 suppongo, guardando la misura. E vi posso dire che c'è questa parte posteriore che è stata aggiunta essenzialmente. All'interno c'è si vede una scheda elettrica che suppongo che sia quella che si occupa di effettuare il controllo sul movimento del motore, quindi è questo che fornisce al controllore il feedback sulla movimentazione del motore. C'è una ventolina per il raffreddamento. Dopodiché troviamo altri due scatoline che contengono dei servomotori che penso siano veramente di buona qualità. Infine andiamo a vedere cosa c'è qui. Qui c'è essenzialmente il cervello del nostro robot. Un altro servomotore che penso sia dell'ultimo asse. Un pulsante semplicissimo e un pulsante di accensione e spegnimento. Qui ci sono delle schedine elettriche personalizzate in Irio, quindi sono delle schede che non troverete in commercio altrove, suppongo. Credo che siano solamente in vendita presso il loro sito. Qui c'è la busta di viteria meccanica e altro, a cui andremo a inserire anche quello che ne era uscito fuori. Noto con dispiacere sinceramente che i componenti sono
diciamo stati depositati all'interno di questa busta, per non dire buttati, senza alcuna bustina che magari indicasse la tipologia, quindi credo che in fase di montaggio dovremo andare a fare un po' di attenzione per riconoscerli. E infine vediamo cosa c'è qui. Una chiave a tubo, l'adesivo che andrà incollato qui e che indicherà quindi il nome delle varie porte e l'utilizzo delle stesse, cacciavite, chiavi, chiavini, praticamente tutto quello che ci servirà per assemblare il nostro robot. E qui suppongo ci sarà l'alimentatore del nostro Nirio One. Il nostro alimentatore è un normalissimo alimentatore 12 volt 6 ampere. Bene ragazzi, in questo momento il mio Nirio One a pezzi su questo tavolo e procederò a questo punto domani, visto che è mezzanotte e 42, con il montaggio. Farò penso un time lapse del montaggio e al termine dello stesso vi dirò le mie impressioni sulle difficoltà eventualmente incontrate nella fase di montaggio. Per il momento penso sia tutto, perciò vi saluto e vi lascio nel box di descrizione tutti i link al prodotto, documentazione e tutto il resto, il codice sconto che vi permetterà di risparmiare ben 100 euro sull'acquisto di questo prodotto. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace o un commento. Se volete qualche informazione in più che magari ho dimenticato di dire durante questo video o che volete vedere nei prossimi, non dovete far altro che lasciare un commento. E ci vedremo nel prossimo video in cui vi mostrerò il montaggio del Nirio One.